La ricetta che facciamo oggi è una ricetta tipica del territorio delle Langhe Rovero, è un metodo di conservazione dedicato alla carne ed è esattamente a una carne bianca, è il coniglio. Il coniglio è una carne che può raccogliere molto bene tutti gli aromi che si possono costruire intorno a lui. Il tonno di coniglio, come detto, è un metodo di conservazione. Il coniglio è sicuramente un animale che viene oggi allevato e consumato tutto l'anno, ma un tempo la riproduzione del coniglio era solo nei mesi invernali. Detto questo, possiamo cominciare con la ricetta. La prima cosa da fare è predisporre un courbouillon, ed è composto come tutti i courbouillon da sedano, carota e cipolla, e poi alcuni elementi aromatici che sono fondamentali per quanto riguarda il gusto del nostro piatto. Quindi il nostro courbouillon viene fatto una cipolla bionda. La cipolla bionda è più aromatica e più specifica nel sapore della cipolla. E l'altro prodotto che compone la Mirepoix è il sedano. Il sedano è la parte della freschezza di un piatto. Gli elementi aromatici sono la salvia e l'alloro e l'aglio. L'aglio è un aglio normalissimo, lo andiamo a utilizzare in camicia per non essere troppo violento nel gusto. Oltre a questo abbiamo un sacchetto per le spezie, perché ci sono delle piccole spezie che possono entrare a far parte della nostra preparazione. Iniziamo col predisporre la Mirepoix, quindi sedano tagliato in pezzi irregolari, la cipolla segue la stessa forma. Dobbiamo calcolare che mediamente la base aromatica di un liquido corrisponde circa al 10% della quantità di liquido che andiamo a predisporre. Abbiamo predisposto la nostra Mirepoix, la raccogliamo e andiamo a inserire delle spezie che sono un po' di ginepro, qualche chicco di pepe, e andiamo a chiudere il nostro sacchetto. Quindi l'alloro e la salvia. In questo caso non li mettiamo nel bouquet garni perché sono foglie molto grandi e possono essere estratte perfettamente. Vado a prendere una casseruola a due manici e iniziamo predisponendo la base di cottura. Quindi andremo ad aggiungere al nostro liquido l'acqua, un po' di vino e una punta d'aceto per aumentare l'acidità. Non solo, questo permette al nostro liquido di essere un po' più disinfettante nei confronti del prodotto. Non abbiamo messo sale, il sale lo metteremo alla fine. Accendo la piastra. Mi sono procurato anche un'altra casseruola che sarà quella che utilizzeremo per frittare, dove questo attrezzo che serve a mantenere in affogatura i nostri elementi è importantissimo. L'altro elemento che serve è uno chinois rigido che permette di trattenere i nostri vegetali e lasciare solo un liquido perfettamente pulito. Quindi andiamo a predisporre il coniglio. Come vedete non è intero questo coniglio, ma bensì è già stato utilizzato per un'altra ricetta. Quindi il nostro coniglio in questo caso è formato da coscia e una parte di dorso. Normalmente per questa ricetta si utilizzano le parti meno nobili del coniglio. Lo andiamo a eliminare le ossa più importanti e abbiamo il nostro coniglio. L'operazione che facciamo subito è quella di lavare le carni in acqua corrente. Questa sbianchitura in acqua corrente permette di togliere le piccole impurità che ci sono
sulla superficie della carne. Il bouillon sta arrivando a ebollizione in questo momento. Quanto tempo cuoce un col bouillon? Circa 15-20 minuti. Come ho detto prima, non abbiamo messo il sale perché il sale andremo a posizionarlo esattamente sull'animale, quindi andremo a metterlo sul coniglio stesso, questo sale. Ok, asciughiamo il nostro coniglio per la preparazione del tonno e a questo punto andiamo a salarlo. Lo saliamo anche abbondantemente. Bene, tra 5 minuti sarà pronto il col bouillon e ci organizziamo con un altro elemento fondamentale. Lo cominciamo a predisporre, che è una misticanza di verdure. In questo caso sono verdure a foglia che abbiamo messo in acqua in modo da averle brillanti e fresche. Oltre a queste verdure abbiamo portato anche altri elementi che sono tipici dell'alimentazione del nostro coniglio, quindi germogli, erbe, germogli di carota e anche del piccolo cavolo. Andiamo a scolare la nostra insalata. Nel frattempo è pronta la parte di col bouillon, quindi andiamo a filtrarlo in modo da mettere in cottura la carne. Usiamo una casseruola più piccola che possa contenere le carni in modo sufficiente e le possa contenere anche senza troppo liquido in eccesso. Abbiamo questa superficie di sale ancora presente. Andiamo a inserire le carni. Come vedete, le carni hanno cominciato a lasciare parte del liquido interno perché il sale è un disidratatore. La stessa operazione la facciamo con le altre erbe. Questo è un germoglio di cavolino o di broccolo, come dir si voglia, è leggermente con le infiorescenze. Non lo faccio passare alla molinette, ma lo metto direttamente lì. Questo è il Tanacetum, è un'erba molto particolare, molto aromatica, ha un retrogusto piuttosto amaro. Qui vado a pulire questo piccolo cavolo o broccolo viola, mantenendo solo la parte fogliare separata, pareggio la parte del fiore e il fiore lo metto già lì. Questo è un altro broccolo perché la stagione ci offre questi vegetali. Questo è un cavolo fiolaro ed è un cavolo tipico del Veneto. Per ultimo aggiungiamo queste foglie di senape fresca che daranno un gusto un po' piccantino. Andiamo ad asciugare i nostri elementi e andiamo a metterli separatamente sul nostro foglio di carta. Vado a recuperare anche dei germogli. I germogli che ho a disposizione sono germogli di pisello che mantengo con una parte di acqua, li appoggio lì, scelgo solo ovviamente le parti più belle e l'altro germogli sono un germoglio di rape che è questo qua, questo rosso è il songu, quindi una rapa rossa, e invece quella verde è un germoglio di rapanello o ravanello. Rimetto in frigorifero i vegetali in modo che non perdano la loro croccantezza. Allora, arrivata a cottura il nostro coniglio, le carni molto bianche, come vedete, abbastanza rigide, lo lasciamo in caldo e lo mettiamo a raffreddare. Cominciamo col togliere il dorso del coniglio per poterlo lavorare. Come vi ho detto prima, questa carne è una carne che si deve sfilacciare. Intanto cominciamo a eliminare quelli che sono
parti grasse e le eventuali ossa. Questa qui è la parte che corrisponde alla pancia dell'animale, quindi è una cartilagine abbastanza resistente e deve essere obbligatoriamente tagliata con un coltello, non è possibile sfilacciarla. L'altra parte invece è questa qua del dorso, che vado a staccare perfettamente. Una volta fatta questa operazione eliminiamo le parti, come dicevo, non adatte e andiamo a inserire in una ciotola la carne sfilacciata. La parte che corrisponde alla pancia dell'animale andiamo a tagliarlo in una julienne che mi permetta di poterla presentare. Quindi questa julienne che sembra uno sfilacciato, ma che uno sfilacciato non è. Una volta predisposto il coniglio in questo modo, l'unico ulteriore passaggio che devo svolgere è quello di irrorare il nostro prodotto con dell'olio extravergine di oliva. Un olio extravergine anche delicato. Andiamo a mettere l'insalata che servirà per una porzione di coniglio, cercando di raccogliere, come dicevo prima, diversi elementi. L'altro elemento che vado a recuperare è il mio tonno di coniglio. Quello che faccio adesso è condire leggermente l'insalata. Devo prendere un po' di pepe, prenderò del pepe bianco, vado a mescolarla, recupero anche la mia parte di erbe, come ho detto prima, che abbiamo lasciato nell'acqua. Queste erbe le scogliamo velocemente in questo modo, raccolgo il mio coniglio, eliminando l'eccesso di olio dal tonno di coniglio, faccio ruotare la mia insalata in modo da poterla raggomitolare su se stessa e vado a mettere alla fine i germogli sulla parte superiore che danno anche un effetto decorativo. Non ultimo un paio di ciuffi di erbe aromatiche che accompagnano la nostra preparazione e il nostro piatto è pronto. In questo territorio, che è un territorio agricolo, il carpione non è dedicato solo ed esclusivamente a quello che è il pesce, ma è una tecnica di conservazione dedicata anche ai vegetali. Per prima cosa metto a bollire dell'acqua e nella mia acqua aggiungo un cucchiaio di miele, sono circa 3 litri d'acqua e aggiungo circa 30 grammi di miele. Aggiungo anche un po' di vino che dà questa piccola sensazione di acidità che rende più piacevole la preparazione e aggiungo anche un bel pugno di sale. È la prima volta che saliamo il courbouillon, abbiamo sempre salato gli elementi. Ci mettiamo a disposizione una placchetta di fianco alla nostra casseruola e andremo a cuocere i nostri elementi man mano nello stesso liquido. Quindi per prima cosa mettiamo a cuocere i prodotti più chiari come il porro, il broccolo. In questo caso il broccolo lo spacchiamo a metà in modo da far vedere proprio lo sviluppo della pianta. Abbiamo uno scalogno piccolino, abbiamo un fungo. Come sempre, non so se l'avete notato, i miei tagli non sono mai perfettamente diritti, nel senso delle fibre, ma sono sempre obliqui. L'altra parte bianca è quella della costa, la presenza importantissima. Quindi 2 pezzetti di coste e l'altro elemento che ho di elemento chiaro è la mia zucchina. Guardate che bella che è,
una zucchina chiara, le taglio in losanga e poi le taglio ancora a metà, in modo da avere come delle mezzelune. Fatto questo, abbiamo i prodotti chiari, ne manca uno che è questa indivia, che è l'indivia belga, tipica di questo periodo dell'anno. La vado a tagliare per ricavare le foglie. Passiamo sui pezzi colorati. Abbiamo il nostro cipollotto da fare il capione e poi le parti verdi. Parti verdi, in questo caso ho una cima di rapa, questa la lasciamo così, ben potente, e poi prendiamo delle coste colorate, tengo solo un paio di foglie e il pezzo del gambo che è colorato anche lui, e poi ho le black, le erbette. Andiamo a scegliere delle erbette un po' piccole. E per ultimo abbiamo l'asparago, i peperoni e la nostra verza. Quindi il peperone in questo caso lo vado a pulire, ne prendo solo una falda. Il peperone è un peperone quadrato, quindi è un peperone dolce. Vado a eliminare tutte le parti interne bianche e con un sbucciapatate vado a eliminare la buccia. Ne aggiungo anche un'altra falda di peperone rosso. Come vedete sbuccio il mio asparago e vado a pulire anche questo asparago, togliendo le foglie e renderlo più bello. Non ultimo vado a sbucciarlo completamente, rendendolo bianco. Ribadisco il concetto di tagliarlo trasversale e siamo pronti. Queste invece li taglio in un modo completamente diverso. Faccio delle losanghe lunghe, un cavolo verza, del quale stacco una foglia, mezzo carciofo che abbiamo utilizzato e che andiamo a utilizzare oggi. Anche qua normalmente uno taglia il carciofo a spicchi, invece io voglio tagliarlo in modo che si veda la pianta. Il mio taglio è un taglio verticale. Abbiamo portato anche un po' di ricotta perché andiamo a abbinare a questa preparazione un piccolo quantitativo di grasso che ci permette di rendere palatabile il prodotto. L'acqua è arrivata a ebollizione, vado ad aprire la mia ricotta e la vado a rovesciare lì. Siamo pronti per la cottura. Cavolfiori, porri, cipollotto e insalata, finocchio, coste, fungo, zucchina. Prepariamo un foglio di carta sul fondo di una placchetta in modo da avere la possibilità di colare i nostri elementi. Diamo una cottura abbastanza veloce. Quello che conta è anche avere una croccantezza del prodotto. Cominciamo a togliere gli elementi che reputiamo pronti. Come vedete li deposito sulla carta, lasciamo cuocere ancora cipollotto e cavolfiore. Eliminiamo il cavolfiore e togliamo anche lo scalogno e andiamo a cuocere gli altri elementi che sono gli elementi a seguire di questa preparazione. Aggiungiamo anche le verdure verdi insieme al carciofo e aggiungiamo anche la cima di rapa. Queste verdure verdi, specialmente le foglie, non hanno bisogno di una cottura
molto prolungata, è sufficiente che abbiano una sbianchitura. Andiamo a fissare la clorofilla in superficie, guardate come sono verdi, togliamo i carciofi e togliamo anche l'elemento principale che è la cima di rapa. A questo punto mettiamo l'asparago e gli altri elementi vegetali. Togliamo questi pochi elementi che sono sottili e cuociono con rapidità. Gli ultimi elementi in cottura, che sono i peperoni e il cavolo rosso. I peperoni li taglieremo un po' più croccanti, che sono piacevoli da mangiare quando scrocchiano. Togliamo quindi i peperoni. Prendo una casseruola svasata e vado a predisporre una preparazione che un tempo si usava tantissimo, che si chiama gastrico ed ha origini romaniche. Ricordiamoci che a Roma lo zucchero non esisteva. Il mio ricordo dello zucchero romano, che è dato dal miele, l'altro elemento dolce di questo gastrico è dato dallo zucchero. Lo zucchero si scioglie nei liquidi e quindi devo aggiungere obbligatoriamente un liquido. Il gastrico è un liquido basato sull'aceto e quindi la parte acida che normalmente io trovo nelle preparazioni in carpione, in questo caso la trovo nel mio gastrico. Faccio bollire, quindi raggiungo l'ebollizione della preparazione, riduco un po' il liquido, riducendosi il liquido lo zucchero caramella e a quel punto aggiungerò l'acqua dei vegetali di cottura in modo da diluire la caramellizzazione. In questo momento la grande attenzione che si deve rivolgere è evitare che raggiunga una eccessiva cottura e cambi completamente colore. Ecco, a questo punto aggiungo un cucchiaio di liquido e ho ottenuto il mio gastrico. Cosa manca? L'elemento di gusto, che è il sale. Facciamo ridurre ancora un po' in modo che si concentrino i gusti e poi aggiungo, lontano dal fuoco, dell'olio extravergine di oliva e lo vado a emulsionare. Ci sono ancora un paio di elementi che andiamo ad aggiungere alla nostra preparazione, che sono i caratteri che distinguono il nostro preparato. Uno è il dragoncello e l'altro è la salvia, quindi andiamo a sbianchire in ultimo dragoncello e salvia, ma una sbianchitura veramente rapida. Il passaggio successivo che faccio è ottenere un paio di fette di peperoni. Cominciamo a montare il piatto in modo da avere il nostro prodotto finito per quando la verza è pronta. Abbiamo detto che il nostro pezzo principale è la cima di rapa e quindi andrò a posizionarla al centro. I vegetali a foglia andrò ad avvolgerli in questo modo, mettendo in evidenza la parte più colorata, che in questo caso è il gambo. Aggiungiamo gli asparagi che fanno da riempitivo. Cerco di abbinare i colori in base ai colori di supporto. L'aromaticità del dragoncello è un'aromaticità piacevolissima
e quindi avendolo sbianchito mantiene quel bel colore verde brillante. E poi la salvia, l'altro elemento che io posso mangiare. La mia salvia la metto qua, la devo vedere. La nostra verza o cavolo verza, vado a eliminare la costa centrale, perché la costa centrale è coriacea, perché non può essere cotta in questo momento. Pareggio un po' la forma. Il nostro piatto ha preso la sua naturale visione. La ricotta la tengo neutra, non aggiungo aromi, non aggiungo olio, non aggiungo sale. Teniamo solo la punta del cucchiaio in modo da fare delle piccole pennelle, proprio piccole. Ne mettiamo 3, ma possono essere anche di più. Questa è la parte grassa del mio piatto vegetariano. Qui abbiamo il nostro gastrico e quindi col gastrico andrò a condire i miei elementi. Voilà, le jeux sont faits.